Buongiorno ad Antonio Tabucchi, benvenuto. Stringe le mani ai nostri ospiti. Buongiorno. Buongiorno. È qui, si accomodi. Dove vuole? Qui? È un uovo di Pasqua che ha in mano Antonio Tabucchi? È una gallina di Pasqua. È una gallina di Pasqua. Sì. Sarà contento di sapere che non abbiamo usato né oggi né mai in questi collegamenti la parola polemica. Ah, bene, mi sembra più pasquale anche questo. Lei È un momento pacifico la Pasqua. È un momento pacifico la Pasqua ed è un momento di festa, anche quello imminente in cui lei sta per ricevere un premio, di un premio importante. Sì, sì, poi si premia un libro, dunque non mi pare il caso di parlare di letteratura eventualmente, ecco, insomma. Qual è l'ultimo libro francese che lei ha letto allora? L'ultimo libro francese Sì. che ho letto? L'ultimo libro francese che ho letto è un libro dedicato alle scarpe di Flaubert. E diceva? Ma era un'inchiesta nella letteratura di Flaubert l'importanza delle scarpe. Non è uno scherzo. No, infatti stavo guardando la sbigottita per capire Si può entrare se nella stavo... letteratura anche attraverso i piedi, insomma, anche attraverso le scarpe. Nella letteratura ci sono molte aperture, insomma, e molti passaggi. Questa visione, diciamo così, comincia proprio dal basso. A volte la letteratura va affrontata anche dal basso, non soltanto dall'alto. Perché se la si mette su un piedestallo e sembra una grande statua, forse a volte ci può anche ingannare, insomma. Gli si guarda anche i piedi alla letteratura, poverina, perché no? Si fa la pedicure. E i piedi sono protagonisti anche qui a Salone, ovviamente perché si percorrono miglia e miglia fra gli stand, ma una manifestazione come questa Sì. non è un modo per tirare la letteratura giù dal piedistallo, per far toccare proprio fisicamente ai lettori gli scrittori e viceversa? Ma io sono sempre stato dell'opinione che la letteratura, questo è il libro e questa è la diffusione del libro, è giusto che il libro abbia diffusione, che e la poesia soprattutto, ma la letteratura in generale debba essere demaiuscolizzata. Noi viviamo in un paese di grandissima tradizione letteraria, con una grande, veramente eccellente letteratura. A volte forse per tutta una serie di circostanze la nostra storia ha attribuito alla letteratura una sorta di, come dire, di mantello che la teneva forse lontano, la teneva appunto su un alto piedestallo. Insomma, demaiuscolizzare un po' la realtà non fa male, non soltanto la letteratura. Mettere le minuscole a volte fa bene perché ci fa vedere più da vicino le cose, toglie la retorica, toglie i filtri a volte di miti anche falsi che si possono attribuire non soltanto alle storie, alla poesia, alla letteratura, ma anche alle persone, ai personaggi, ai protagonisti del nostro tempo. Mettere le minuscole fa bene. Quindi mettere le minuscole può significare anche mescolare gli aspetti più puramente letterari con quelli invece dell'attualità, di quanto ci circonda? Ma io credo che la letteratura non debba necessariamente attingere all'attualità. La letteratura è la vita, è tante cose, insomma. Poi l'attualità che cos'è? Insomma? L'attualità è bene osservarla, guardarla, ma ci sono tanti mezzi per avvicinarci a quello che chiamiamo attualità. E poi attuale è una parola filosofica, l'attuale, è ciò che c'è ora e poi non c'è più, il giallo attuale delle foglie che poi non saranno più gialle, insomma, e dunque è l'attuale passeggero. La letteratura forse racconta un po' la nostra storia di sempre, di quello che siamo sempre stati, di quello che forse sempre saremo. La letteratura parla di noi uomini. E poi prescinde molte volte dalle circostanze. Credo che forse per parlare dell'attuale o dell'attualità sia più consono, sia più propizio, sia più plausibile un mezzo come il giornalismo, la televisione, il mezzo di informazione, eccetera. Mi sembra che sia più adatto. La letteratura parla di altre situazioni. Lei ha usato prima, Antonio Tabucchi, la parola filtro. L'accoglienza dei suoi libri in Francia però è così calorosa e così anche
grande dal punto di vista quantitativo, che sembra abolire, che sembra eliminare, che sembra far evaporare qualunque eventuale filtro sia linguistico che anche culturale. Lei ha l'impressione che questo sia un periodo particolarmente caldo e particolarmente fluido per quanto riguarda l'accoglienza proprio dei suoi libri in particolare, ma della letteratura italiana qui in Francia? Ma io credo che fra noi e la Francia ci sia una vicinanza di sentire, ci sia un comune sentire così evidente, siamo cugini ma c'è una fratellanza, insomma, quindi apparteniamo allo stesso mondo, proveniamo dalle stesse radici sostanzialmente, e quindi posso capire lo sguardo affettuoso e anche direi interessato del pubblico francese sulla nostra letteratura. Mi pare anche che sia reciproco, anche in Italia seguiamo con attenzione la letteratura francese e l'amiamo molto. Non per fare esibizione di cinismo, ma non è che questo tourbillon politico, scandalistico di questi giorni ha fatto bene in realtà la letteratura italiana, se non altro per concentrare l'attenzione sulla presenza italiana qui al Salone? Ma io non so come sono rimasti gli scrittori che si sono trovati al seguito del sottosegretario di Stato quando è avvenuto l'incidente, insomma, se sono rimasti abbandonati da qualche parte, perché sui giornali ho visto l'attenzione dei media concentrati soprattutto sul sottosegretario, e gli scrittori che fine hanno fatto? Non ne ha parlato nessuno, non so, informatemi voi, ecco, dove li hanno messi, in un canto, in un canticino? Stanno qua ancora. E Niccolò Mannitti, che era a pochissima distanza dietro un tramezzo mentre è accaduto quello che è accaduto, gli altri scrittori, alcuni sono ancora qua, il sottosegretario non c'è più. Ah, va bene. Non c'è più, è partito. È partito da Parigi. Grazie ad Antonio Tabucchi che è venuto qui a Radio 3 in diretta per Farnet, che sta per ricevere il premio France Culture per Si sta facendo troppo tardi in traduzione francese. Ringraziamo anche gli altri nostri ospiti, Pier Giorgio Odifreddi, Giorgio Pressburger e Niccolò Mannitti. Grazie come sempre a Radio France che ci ospita e permette queste dirette quotidiane. Ci sarà un collegamento questa sera a Radio 3 Suite ed ancora domani alle 15:30 per Farnet.